È possibile creare una vite funzionale stampandola in 3D? Certo, benvenuti su Lorenzo Inventor, il canale di progettazione con FreeCAD e stampa 3D. Disegnare un bullone standard ISO tipo M6 con FreeCAD è semplicissimo. Basta installare il banco da lavoro Fasteners e potete produrre viti, dadi di ogni dimensione, sia con standard ISO che ASME. I corpi filettati standard che troviamo nei manuali sono progettati per il metallo. Stampati in plastica sono spesso inutili. I filetti si sgranano e la vite si spezza al primo sforzo. Il progetto di oggi è realizzare una vite in plastica funzionante da stampare in 3D. E il segreto di oggi è stampare per il materiale, non contro di esso. Quindi la progetteremo da zero, partendo dall'analisi delle esigenze operative. Partendo da queste, decideremo il tipo di vite da utilizzare e la disegneremo su FreeCAD. La stampa 3D è anisotropa, ovvero produce oggetti con caratteristiche meccaniche non uniformi. In particolare, la resistenza alla trazione di un pezzo dipende dall'orientamento di stampa, mentre la resistenza alla compressione è praticamente identica in tutte le direzioni. La stampa 3D crea i pezzi depositando sottilissimi strati di plastica fusi uno sopra l'altro. Come si vede da questa immagine di un pezzo al microscopio, i layer sono ancora riconoscibili. Se si esercita una forza di trazione perpendicolare ai layer, la resistenza è di molto inferiore rispetto alla resistenza che si ottiene parallelamente ai layer. Un'altra caratteristica da tenere conto è che in genere i materiali plastici stampabili hanno una resistenza più bassa rispetto ai metalli con cui generalmente sono fabbricate le viti. Per ovviare a questi limiti è necessario dimensionare adeguatamente le viti e utilizzare design specifici. Prima di studiare un design personalizzato per la nostra vite in plastica, vediamo come si crea una normale vite in FreeCAD. Il processo è piuttosto semplice. La prima cosa che ci serve è un'elica. Quindi per creare un'elica andiamo su Primitive e selezioniamo elica. I dati che servono all'elica sono il pitch, ovvero la distanza che intercorre tra una cresta e la cresta successiva, la sua lunghezza. Il raggio per questo scopo non è molto importante. A questo punto, creata l'elica, andiamo su Sketcher e creiamo un nuovo sketch. Qui dobbiamo creare il profilo della nostra elica, della nostra vite, scusate. Quindi creiamo un profilo piuttosto semplice. Ok, creato il profilo, dobbiamo tornare in Part e usare lo strumento Sweep. Lo strumento Sweep permette di creare un solido partendo da un profilo che segue una linea. In questo caso la nostra linea è la nostra elica. Per selezionarla dobbiamo premere il pulsante Sweep Path, clicchiamo sull'elica che abbiamo creato. Una volta fatto premiamo Done e clicchiamo su Crea solido. A questo punto premiamo OK. Ok, credo di aver un pochino esagerato con la lunghezza della mia vite, per cui la riduciamo. Per ridurre la vite è sufficiente diminuirne l'altezza. A questo punto possiamo inserire all'interno della nostra vite il cilindro che fa da cuore
della nostra vite. Se il cilindro è troppo grande, come in questo caso, possiamo ridurlo. Se vogliamo cambiare il passo della nostra vite, anche qui è piuttosto semplice, basta prendere e modificare il passo. Come vedete, il passo si è modificato. Quindi di per sé la costruzione di una vite è piuttosto semplice. Purtroppo questo design è inadatto ai nostri scopi. Per prima cosa è difficilmente stampabile, a causa dell'angolo di 60 gradi. Vedete queste zone rosse? Lo slicer qui ci dice che questo tipo di stampa non può essere fatta senza supporti. Infatti, se vediamo l'anteprima di stampa, scopriremo che lo slicer è stato costretto a mettere tutta una serie di supporti, che oltretutto non funzioneranno neanche bene. Poi i denti sono troppo piccoli e impongono uno sforzo eccessivo sul materiale. Questa vite è concepita per essere utilizzata sia in compressione che in trazione, e ce ne rendiamo conto dal fatto che gli angoli sopra e sotto il dente sono uguali. Noi invece vogliamo ottimizzare il nostro design solo per una delle due funzioni, in modo da poter massimizzare la resistenza per la funzione specifica. Cominciamo a progettare una vite che lavora in compressione, che possiamo quindi stampare in verticale. Modifichiamo quindi la nostra vite. Rendiamo trasparente la parte centrale per comodità e riapriamo lo schizzo. Visto che la nostra vite dovrà lavorare solo in compressione, non abbiamo la necessità di avere una doppia faccia. Il profilo migliore per questo uso è un profilo a dente di sega. Quindi potremo usare un profilo di questo genere. Rimettiamo il nostro cilindro. Riduciamo un pochettino la dimensione. Aggiungiamo una base giusto per farlo assomigliare maggiormente a un dado e vediamo il risultato sullo slicer. Quindi esportiamo. Come vediamo, questo tipo di profilo non richiede l'aggiunta di supporti. E nonostante che questa vite sia drasticamente più piccola rispetto alla precedente, è perfettamente stampabile in verticale senza problemi. Questo profilo è eccellente perché scarica la forza quasi verticalmente, riducendo lo stress radiale che farebbe esplodere il dado di plastica. Nel caso di una vite che lavora in trazione, abbiamo il problema di dover stampare la vite in orizzontale e a questo punto abbiamo due possibilità. O usiamo supporti, ma questo ci obbligherebbe a un pesante lavoro di post-produzione, cosa che odio, o modifichiamo la vite in modo da poter essere stampata agevolmente. Torniamo sulla nostra vite, rendiamo sempre trasparenti le parti che non ci interessano e riapriamo il profilo. Per prima cosa, questo è un profilo che lavora in compressione, quindi potremmo fare un profilo nel verso opposto. Ma non avendo la necessità più di avere un angolo spiovente per ragioni di stampa, possiamo tranquillamente creare un profilo di tipo quadrato. Quindi qualche cosa di questo genere. Vediamo il risultato. Cambiamo le dimensioni. A questo punto potremo avere una vite di questo genere. A questo punto abbiamo un'elica da stampare in questo senso, ma non abbiamo risolto il problema del
dei supporti di stampa. Per risolvere il problema dei supporti di stampa, la soluzione più comoda è quella di piallarla. Uniamo lo sweep con la parte centrale e facciamo una differenza con il cubo. A questo punto proviamo sdraiamo la vite e proviamo a sezionarla. Anche in questo caso abbiamo una vite che non necessita di supporti e anche molto robusta. Un'ultima avvertenza: per far sì che le viti entrino correttamente nei loro dadi è necessario gestire il gioco delle parti, ovvero dare una certa tolleranza tra la vite e il bullone. Ma questo è un argomento troppo importante per essere gestita come coda di questo video, quindi ne farò un video a parte. Nel frattempo cominciate a sperimentare. A presto!